Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Almeno una volta nella vita sarà capitato a tutti di soffrire di dolori addominali, senso di disagio, gonfiore e alterazioni delle abitudini intestinali, quindi stipsi o diarrea. In questa situazione generalmente si parla di colite, ma questo termine indica semplicemente l'infiammazione del tratto di intestino che va dall'intestino tenue al retto. In realtà questo è un termine molto generico, un po' come dire mal di pancia, perché l'infiammazione del colon può dipendere da una serie di fattori e a seconda delle cause scatenanti si differenziano anche sintomi e rimedi. In questo video capiamo quindi quali sono i diversi tipi di colite e come affrontarla. Ti vedo che non metti like. La colite viene scatenata anche dallo stress, ma mettere like e iscriversi al canale non provoca tutto questo stress, su! Come appena accennato, il termine colite indica semplicemente un'infiammazione del colon, un tratto del nostro intestino. Il colon è un tratto relativamente breve del nostro intestino in particolare e si divide in 4 segmenti: ascendente, traverso, discendente e sigmoide, che poi si collega al retto. Le funzioni del colon sono diverse: assorbire acqua e sali minerali, produrre vitamine attraverso la microflora intestinale e infine produrre quelli che sono le feci, cioè gli scarti della nostra digestione. L'infiammazione di questo tratto di intestino può essere provocata da molteplici cause, distinguendo così diversi tipi di colite. Inoltre, in funzione della durata del disturbo, si parla di colite acuta o colite cronica. Si parla di colite acuta quando il disturbo si manifesta improvvisamente. Al dolore addominale possono associarsi crampi, diarrea e febbre. Nella maggior parte dei casi di colite acuta la causa è un'infezione alimentare provocata da batteri, virus o parassiti o una tossinfezione, cioè provocata da tossine prodotte da batteri o altri microrganismi all'interno di cibi mal conservati. Si parla invece di colite cronica quando l'infiammazione è persistente e dura da mesi se non anni, anche se con sintomi più sfumati. Oltre al dolore cronico si manifestano anche diarrea e perdita di peso. Tra le cause più comuni ci sono le malattie infiammatorie intestinali oppure una particolare suscettibilità della mucosa intestinale. È quindi il caso della sindrome del colon irritabile o IBS oppure delle malattie infiammatorie rettocolite ulcerosa o morbo di Crohn. La colite spastica o sindrome dell'intestino irritabile è caratterizzata da un insieme di sintomi come dolori addominali e crampi, gonfiore, presenza di muco nelle feci e alternanza di diarrea e stipsi. Tali sintomi in genere si accentuano dopo mangiato e si attenuano invece dopo la defecazione. Tra le cause più accreditate vi sono una ipersensibilità viscerale e l'alterazione della permeabilità intestinale. In questo video ne parliamo in modo più dettagliato. La colite ulcerosa invece è caratterizzata dalla presenza di sangue nelle feci oltre che dalla diarrea. È provocata da una risposta anomala del sistema immunitario che invece di attaccare dei patogeni attacca la mucosa del colon e del retto. Anche il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria dell'intestino di origine autoimmune, ma spesso coinvolge anche l'intestino tenue. Se vuoi approfondire l'argomento ne parliamo in questo video. Già da quanto detto finora si evince che le cause della colite dipendono dal tipo di colite. Volendo però fare un'estrema semplificazione è possibile elencare le cause principali. Tra le cause più importanti troviamo infezioni e tossinfezioni, quindi infezioni causate da virus, batteri o parassiti oppure infiammazioni provocate dalle tossine prodotte da questi microrganismi. Malattie autoimmuni, quindi tutte quelle situazioni in cui il sistema immunitario attacca l'intestino, come la rettocolite ulcerosa o il morbo di Crohn. Anche la celiachia è una malattia autoimmune, ma che attacca l'intestino tenue e ne parliamo in modo approfondito in questo video. La colite può essere scatenata o aggravata da alcuni cibi particolarmente irritanti o ai quali si è intolleranti. L'esempio più comune è quello dell'intolleranza al lattosio. Se vuoi saperne di più, clicca qui. Diversi farmaci possono provocare l'infiammazione del colon direttamente o attraverso l'alterazione della flora intestinale, ad esempio antibiotici, antinfiammatori o i chemioterapici. Cervello e intestino condividono molti trasmettitori, non c'è quindi da stupirsi se stress e ansia
possono scatenare o addirittura provocare la colite spastica. I sintomi della colite differiscono in base alla tipologia, ma i più comuni sono dolore addominale anche molto forte, accompagnato da crampi, flatulenza, meteorismo, senso di disagio, diarrea anche con sangue in alcuni casi, febbre presente in caso di infezioni, astenia, senso di spossatezza e perdita di peso e alterazione delle abitudini intestinali, quindi diarrea o stipsi o entrambe in modo alternato. La cura per la colite dipende dalla tipologia e dalla causa della colite stessa, per cui di fondamentale importanza è la diagnosi del medico, che può avvalersi sia di esami semplici come le analisi del sangue, sia di indagini più approfondite come la coloscopia con la biopsia. La cura può avvalersi di diversi farmaci integratori, ma anche di una corretta alimentazione. I principali farmaci utilizzati per la cura della colite sono antibiotici o antiparassitari nel caso delle infezioni, antinfiammatori o immunosoppressori nel caso delle infiammazioni croniche intestinali. Infine antispastici anche abbinati ad ansiolitici o addirittura antidepressivi nel trattamento della sindrome del colon irritabile. I probiotici o fermenti lattici possono risultare molto utili nella cura di alcune forme di colite, in caso di infezione o di cure antibiotiche per ripristinare la flora intestinale, oppure per migliorare la funzione barriera dell'intestino nel caso dell'IBS. A questo link trovi una selezione dei migliori probiotici presenti su semprefarmacia.it. Anche l'alimentazione può essere un valido aiuto, ad esempio tra i cibi consigliati ci sono quelli facili da digerire come il pesce o le carni bianche, alimenti che contengono probiotici come lo yogurt o il kefir e infine alimenti che contengono fibra solubile che regola il transito intestinale come la mela o l'avena. Tra gli alimenti da evitare invece ci sono tutti i cibi piccanti e irritanti, quelli difficili da digerire quindi molto grassi, l'alcol, ma anche gli alimenti nervini come il caffè, le bevande gassate e zuccherate e infine i latticini nel caso in cui ci sia intolleranza al lattosio, a meno che chiaramente non si scelgano latte e latticini delattosati, sempre senza esagerare. Esiste poi la possibilità, in caso di sindrome del colon irritabile, di seguire una dieta FODMAP, della quale abbiamo parlato nel video dedicato. È importante però chiarire un concetto: qualsiasi modifica prolungata alla propria alimentazione o qualsiasi esclusione va sempre fatta sotto la guida di un professionista. Abbiamo visto che il termine colite racchiude in realtà diverse patologie con diversi sintomi e cure. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.